Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Per 29 anni, Ethan aveva costruito la sua vita attorno a Sofia, la donna che credeva fosse la sua anima gemella. Avevano una storia d'amore che sembrava dettata dal destino, da giovani innamorati che si sposarono presto, ebbero una figlia e costruirono una vita piena di sogni condivisi. Ma in una sera altrimenti ordinaria, il mondo di Ethan si frantumò in un istante. Arrivò a casa presto quel giorno, con un mazzo di fiori luminosi in mano, una sorpresa per Sofia per celebrare la sua recente promozione al lavoro. Appena entrò in casa, sentì la sua voce, dolce ma inequivocabilmente divertita, provenire dal soggiorno. Curioso, si fermò appena fuori dalla vista. «Non so come fai, Natalie», disse Sofia, il suo tono intriso di malizia. «Tenendo tutto sotto controllo così, onestamente, mi sono cavata con così tanto, è quasi ridicolo». Ethan aggrottò la fronte, incerto di cosa stesse sentendo. Si avvicinò di più, il cuore che batteva più forte. Sofia continuò. La sua voce si abbassò in una confessione sommessa. «Per uomini, Natalie, per relazioni extraconiugali». E Ethan non aveva sospettato nulla così fiducioso. Lei rise. «Lo amo a modo mio, ma a volte l'amore non basta, sai. Avevo bisogno di qualcosa di più». Il respiro di Ethan si fermò e i fiori caddero dalla sua mano, atterrando silenziosamente sul pavimento in legno. Ogni parola lo feriva come una lama. Sofia, la donna con cui aveva condiviso la sua vita per quasi 3 decenni, stava vivendo una doppia vita. Voleva irrompere nella stanza e chiedere spiegazioni, ma qualcosa lo fermò. Invece fece un passo indietro silenziosamente, il battito del cuore che risuonava nelle sue orecchie, e registrò il resto della conversazione. Se c'era altro da scoprire, doveva ascoltarlo, non importa quanto doloroso. Le parole di Sofia diventarono più acute, rivelando la profondità del suo tradimento. «Non me ne pento, onestamente, ho imparato a mantenere l'equilibrio. Ethan è affidabile, ma non è emozionante, non mi sfida come facevano loro», continuò Sofia. Il corpo intero di Ethan tremava di rabbia e incredulità. La donna che pensava di conoscere, la donna di cui si era fidato sopra ogni altra, era ora uno sconosciuto. Ethan barcollò indietro in cucina, la mente che girava vorticosamente, e premette il pulsante di stop sulla registrazione del telefono, stringendolo come un'ancora di salvezza. Il peso delle parole di Sofia sembrava un pugno nello stomaco, tradimenti e tutto il resto, mentre lui aveva vissuto sotto l'illusione di condividere un amore degno di invidia. Aveva bisogno di tempo per riflettere e per elaborare ciò che aveva appena appreso. Ethan uscì silenziosamente di casa, le mani tremanti mentre accendeva la macchina e guidava senza meta attraverso la notte. Ogni ricordo di Sofia, ogni risata, ogni momento intimo ora sembrava contaminato. Come aveva potuto essere così cieco? Come aveva potuto non vedere i segnali? I giorni seguenti furono una nebbia di rabbia soppressa e disperazione. Ethan eseguiva le azioni al lavoro e a casa, ma dentro di sé una tempesta imperversava. Ripeteva la sua conversazione all'infinito, analizzando le sue parole, ogni ripetizione alimentava il fuoco crescente dentro di lui. Decise di doverla affrontare, ma Ethan non era un uomo che agiva impulsivamente. La sola confrontazione non era sufficiente. No, Sofia lo aveva privato della sua dignità e non avrebbe permesso che lei se ne andasse senza conseguenze. Se pensava di poter continuare la sua farsa e scappare, si sbagliava di grosso. Ethan iniziò il suo piano con meticolosa precisione. Il primo passo fu una sorveglianza sottile. Esaminò i loro registri finanziari alla ricerca di addebiti insoliti, hotel, ristoranti o qualsiasi cosa potesse suggerire la sua doppia vita. Osservò attentamente i suoi schemi, notando che le sere in cui diceva di lavorare fino a tardi erano in realtà dedicate a passare del tempo con le amiche. Ogni pezzo di prova aggiungeva un altro strato alla fondazione della sua strategia. Ma la vera svolta arrivò quando finalmente accedette al suo telefono.
Un'opportunità di tarda notte si presentò quando Sofia lo lasciò in carica nel soggiorno mentre faceva la doccia. Le mani di Ethan tremavano mentre navigava tra i suoi messaggi. Ciò che trovò confermò i suoi sospetti. Messaggi espliciti, foto e piani con uomini di cui non riconosceva i nomi. Ogni scambio era una pugnale al suo cuore già ferito. Tra i messaggi uno si distingueva. Un uomo di nome Daniel era stato il suo più recente amante e, giudicando dalle loro conversazioni, credeva di essere più di una semplice avventura. «Non vedo l'ora di rivederti, Daniel», aveva scritto. «Quando finalmente lo lascerai per me?» La risposta di Sofia fu agghiacciante. «Presto, lo prometto, sto solo aspettando il momento giusto». La stretta di Ethan sul telefono si fece più forte. Non solo lo aveva tradito, ma ora stava attivamente pianificando di scartarlo come una notizia vecchia. Fu in quel momento che Ethan decise che non ci sarebbe stata riconciliazione, nessuna partenza tranquilla. Non si sarebbe limitato a confrontarla. Avrebbe distrutto il suo mondo tanto quanto lei aveva distrutto il suo. La mattina successiva, Ethan interpretò il ruolo del marito affettuoso. Baciò Sofia sulla guancia prima di lasciare casa per andare al lavoro, mascherando il disgusto che gli ribolliva dentro. «Sei di buon umore», notò con un sorriso, ignara della tempesta che imperversava sotto la sua calma esteriore. «Sono semplicemente eccitato per il fine settimana», rispose lui, la voce ferma. Nella settimana seguente, Ethan preparò il palcoscenico per la sua vendetta. Visita un avvocato assicurandosi che ogni passo fosse entro i limiti legali. Trasferì metà dei loro risparmi comuni in un conto personale e iniziò a documentare tutto ciò che aveva scoperto. Con le prove raccolte, messaggi di testo, conversazioni registrate e discrepanze finanziarie, costruì un caso inespugnabile. Ma Ethan non si accontentava di una sola vittoria legale. Voleva che Sofia sentisse il dolore delle sue azioni, sperimentasse l'umiliazione e il tradimento che lei gli aveva inflitto. Iniziò contattando Daniel. «Daniel, sono Ethan», scrisse in un'email anonima, allegando screenshot dei messaggi di Sofia. «Penso tu voglia conoscere la verità sulla donna con cui ti stai vedendo. Non sta lasciando suo marito, ti sta trascinando come gli altri prima di te». L'email era diretta, progettata per provocare una reazione. Ethan non si preoccupava dei sentimenti di Daniel, era solo un pedina nel gioco più grande. La fase successiva del piano di Ethan coinvolse il circolo sociale di Sofia. Sapeva che le sue amiche e colleghe la vedevano come una moglie modello e una professionista. Usando un account email separato, iniziò a inviare messaggi anonimi con prove delle sue relazioni extraconiugali, assicurandosi che la verità si diffondesse senza rivelare il suo coinvolgimento. Quando Ethan fu pronto a confrontare Sofia, la sua facciata meticolosamente costruita aveva già iniziato a sgretolarsi. Scelse una serata tranquilla a casa, quando la loro figlia era fuori e non ci sarebbero state interruzioni. Sofia lo accolse con il suo solito calore, completamente ignara della tempesta imminente. «Dobbiamo parlare», disse Ethan, il tono più freddo di quanto lei avesse mai sentito. Il suo sorriso vacillò. «Che succede? So tutto», aggiunse, estraendo il telefono e riproducendo la registrazione della conversazione con Natalie. Il colore sbiadì dal suo volto mentre le sue stesse parole riempivano la stanza. «Ethan, posso spiegare?» «Non», ribatté lui, la voce tagliente. «Non insultarmi fingendo che ci sia una spiegazione per questo tradimento, Sofia, e non hai nemmeno avuto la decenza di finirla prima di pianificare di sostituirmi». Le lacrime di Sofia iniziarono a scorrere liberamente, ma Ethan non provò alcuna simpatia. Aveva trascorso giorni a annegare nel dolore. Ora tutto ciò che sentiva era una fredda determinazione. «Hai distrutto la nostra famiglia», continuò, senza allontanarsi e senza scappare. Prima che potesse rispondere, Ethan le porse una cartella contenente i documenti del divorzio e le prove che aveva raccolto. «Firmi questi e lascerà questa casa. Tutto ciò che hai costruito su bugie sta crollando. Quando avrò finito, ti pentirai di non aver mai dato per scontato me». Sofia rimase congelata, il peso delle parole di Ethan che la schiacciava come una valanchia. Raggiunse la cartella con le mani tremanti, tradendo la sicurezza che solitamente portava.
Sfogliando le pagine, il suo volto divenne pallido. «Ethan, per favore, non deve essere così», implorò. «Possiamo risolvere tutto questo, ho commesso degli errori». «Sì, ma abbiamo costruito una vita insieme», rispose lui con una risata fredda, priva del calore che una volta conosceva. «Errori? Le relazioni extraconiugali sono errori, no, Sofia? Hai costruito una vita su bugie e ora sta crollando. È finita». Per un momento l'espressione di Sofia cambiò. Il senso di colpa lasciò il posto a una difensiva più acuta. «Non sei perfetto, Ethan. Sei stato distante per anni, sempre concentrato sul lavoro. Forse se avessi dedicato più attenzione...» «Non osare», interruppe Ethan, la voce tagliente come acciaio. «Non osi incolparmi delle tue scelte. Ero lì, Sofia, ti ho dato tutto e questo è come mi ripaghi. No, è colpa tua». Sofia cadde in silenzio, rendendosi conto che non c'era modo di manipolare la situazione a suo favore. «Ho già contattato un avvocato», continuò Ethan. «Otterrai la tua parte, ma non aspettarti di andartene con tutto. Ho fatto in modo che i suoi occhi si allarghino dal panico». «Cosa intendi? Ho diritti», rispose Sofia ansimante. «Ethan, certo che ne hai», disse lui freddamente, «ma i diritti non includono il lusso di fingere che questo non sia successo. Ho già inviato le prove al tuo datore di lavoro e al consiglio della beneficenza su cui sei così orgogliosa di servire. Potresti voler prepararti a rispondere a domande sul tipo di persona con cui ti stavano associando». Sofia ansimò. «Non l'hai fatto», rispose Ethan. «Lo ho fatto. Non hai solo tradito me, hai tradito tutti coloro che credevano in te. La Santa Sofia, la moglie perfetta, la donna caritatevole con un cuore d'oro. Quell'immagine è sparita e tutto è stato opera tua». Mentre la realizzazione della vendetta di Ethan iniziava a farsi strada, le lacrime di Sofia passarono dalla tristezza alla rabbia. «Stai cercando di rovinarmi», disse lei. «No, Sofia, l'hai fatto tu stessa», rispose Ethan. «Sto solo assicurandomi che la verità non sia più nascosta». Nei mesi successivi, il piano attentamente orchestrato di Ethan si svolse. Il mondo di Sofia, un tempo un'immagine perfettamente curata di successo e rispettabilità, iniziò a sgretolarsi. Sul posto di lavoro, dopo aver esaminato le prove inviate in modo anonimo, decisero di terminare il suo contratto citando una violazione degli standard etici dell'organizzazione. Il consiglio della beneficenza le chiese similmente di dimettersi. Le amiche, un tempo solidali, iniziarono a prendere le distanze, la loro fiducia infranta dalle rivelazioni. Daniel, l'uomo più recente nella sua vita, la affrontò in pubblico, furioso per essere stato trascinato. La discussione rapidamente divenne uno spettacolo, macchiando ulteriormente la reputazione di Sofia. Ma Ethan non aveva ancora finito. Utilizzò ogni via legale disponibile per assicurarsi che l'accordo di divorzio fosse il più favorevole possibile per lui. Sofia fu lasciata con una frazione di ciò che sperava, costretta a trasferirsi in un appartamento modesto mentre Ethan mantenne la casa che avevano costruito insieme. La vita di Sofia precipitò nel caos. Ethan iniziò a ricostruire la sua vita, dedicando la sua energia alla carriera, assumendo un nuovo ruolo che riaccese la sua passione per il lavoro. Ricominciò a frequentare vecchi amici, uomini e donne, con cui aveva perso i contatti durante gli anni che aveva dedicato interamente a Sofia e al loro matrimonio. Ethan iniziò anche a rimendare il suo rapporto con la loro figlia, Ava. Inizialmente devastata dalla notizia del tradimento di sua madre, Ethan si assicurò che si sentisse supportata e amata. Insieme trovarono un nuovo ritmo, libero dalle tensioni e dai segreti che un tempo affliggevano la loro casa. Ma lo sviluppo più sorprendente avvenne quando Ethan incontrò qualcuno di nuovo. Si chiamava Lily, una collega con cui aveva lavorato brevemente anni fa. La loro connessione fu istantanea ed elettrica, basata sull'onestà e sul rispetto reciproco, qualcosa che Ethan aveva quasi dimenticato fosse possibile. Lily non era solo una distrazione, divenne un promemoria di ciò che Ethan meritava. Una partner che lo valorizzasse per quello che era, non come una comodità o una rete di sicurezza. A sua insaputa, Sofia non era disposta a lasciarlo andare completamente. Mentre la sua vita crollava, la sua rabbia si nutriva e iniziò a pianificare la sua vendetta. Non era pronta ad accettare il ruolo della cattiva nella loro storia.
Sofia cercò di manipolare Ava, dipingendosi come la vittima nel divorzio, ma Ava, ormai abbastanza grande per vedere attraverso le bugie, la respinse fermamente. «Mamma, hai distrutto papà! Non puoi riscrivere la storia!» I tentativi di Sofia di contattare direttamente Ethan furono accolti dal silenzio. Lui l'aveva bloccata su ogni piattaforma, rifiutandosi di interagire. Ma Sofia non si lasciò scoraggiare. Iniziò a diffondere voci su di lui, sperando di macchiare la sua nuova felicità. Ethan, tuttavia, aveva previsto questo. Aveva documentato attentamente le sue azioni, assicurandosi che, se avesse cercato di danneggiare la sua reputazione, avrebbe potuto rispondere decisamente. Quando Sofia trapelò una storia fabbricata a uno dei loro conoscenti comuni, Ethan rispose con la verità, inoltrando le stesse prove che aveva usato durante le procedure di divorzio. Le bugie di Sofia si sgretolarono prima di poter guadagnare terreno, isolandola ulteriormente. I mesi si trasformarono in un anno e Ethan finalmente si sentì di nuovo se stesso. I tentativi di vendetta di Sofia si erano prosciugati, lasciandola più alienata che mai. Nel frattempo, Ethan trovò pace e gioia nella sua nuova vita con Lily e Ava. Una sera, mentre Ethan guardava il tramonto dalla sua veranda con Lily al suo fianco, rifletté sul viaggio che lo aveva portato fin lì. Era stato spezzato, tradito e umiliato, ma ne era uscito più forte. Sofia, una volta il centro del suo mondo, era ora solo un capitolo della sua storia, un doloroso promemoria di ciò che aveva superato. «Stai bene?» chiese Lily, stringendogli delicatamente la mano. Ethan sorrise, sentendo finalmente sollevarsi il peso del passato. «Lo sono», disse. «Per la prima volta in anni lo sono davvero». Col passare dei mesi, Sofia si ritrovò in una vita che non riconosceva più. La sua carriera era finita, i suoi circoli sociali erano quasi scomparsi e la famiglia che una volta considerava incrollabile era irrimediabilmente fratturata. Da sola, nel suo modesto appartamento, trascorse le sue giornate oscillando tra rimpianto e risentimento. Sofia fece un ultimo disperato tentativo di riprendere il controllo. Organizzò una visita a sorpresa a Ava, sperando di riaccendere qualche frammento del loro legame. Armata di un album di ricordi felici e di scuse attentamente provate, bussò alla porta di sua figlia. Quando Ava aprì, la sua espressione era impenetrabile. Ascoltò mentre Sofia cercava di spiegarsi, la voce tremante per l'emozione. «Eva, so di aver commesso errori. Ero egoista e sciocca, ma non ho mai smesso di amarti. Possiamo ricominciare?» La voce di Sofia si spezzò mentre porgeva l'album. Ava prese un respiro profondo, il suo sguardo fermo. «Mamma, non ti odio, non lo farò mai. Ma devi capire che l'amore non basta. Papà ti ha dato tutto e tu l'hai buttato via. Non posso fingere che non sia successo». Il volto di Sofia si accartocciò, ma aggiunse: «Sono ancora tua madre e ti amerò sempre per questo». Ava interruppe, il tono fermo ma gentile. «Ma ho bisogno di amarti da lontano. Non riguarda solo papà, riguarda la fiducia. E tu l'hai rotta con entrambi». Sofia se ne andò in lacrime, rendendosi conto che i ponti che aveva bruciato non potevano essere ricostruiti facilmente. Nel frattempo, la vita di Ethan continuava a fiorire. La sua relazione con Lily divenne più profonda, radicata nel rispetto reciproco e nell'apertura che non aveva mai sperimentato prima. Lei divenne non solo la sua partner, ma anche la sua confidente, qualcuno che lo incoraggiava ad affrontare il dolore persistente invece di seppellirlo. Una sera, durante una cena tranquilla, Ethan si aprì sui momenti più difficili del suo passato. «Non avrei mai pensato di trovare pace dopo quello che ha fatto Sofia», ammise. «Ci sono stati momenti in cui mi sono chiesto se avrei mai più potuto fidarmi di qualcuno». Lily strinse la sua mano attraverso il tavolo, le dita che sfioravano le sue. «Hai passato così tanto, Ethan, ma sei qui più forte che mai e non devi affrontare nulla da solo». Le sue parole risuonarono profondamente e, per la prima volta in anni, Ethan si permise di sperare. Spinto dalla disperazione, Sofia tentò un ultimo atto di vendetta sconsiderato. Trapelò una storia fabbricata alla stampa, dipingendo Ethan come abusatore emotivo durante il loro matrimonio. La narrazione lo presentava come il colpevole, sperando di riottenere simpatia pubblica.
Ma Ethan era preparato. Con le prove che aveva attentamente raccolto nel corso dei mesi, emise una dichiarazione attraverso il suo avvocato, smentendo ogni affermazione di Sofia. Includette testimonianze da Ava e amici stretti che avevano assistito alla verità in prima persona. La reazione fu rapida e brutale. Invece di redimersi, Sofia divenne una storia di avvertimento, le sue bugie esposte al mondo intero. Ethan, tuttavia, scelse di non vantarsi. «Ha già perso tutto», disse a Lily. «Non ho bisogno di aggiungere alla sua sofferenza, voglio solo che esca dalla mia vita». Un anno dopo, Ethan e Lily si sposarono in una cerimonia intima, circondati da amici stretti e familiari. Ava stava orgogliosa accanto a suo padre, la loro relazione più forte che mai. Il matrimonio non riguardava cancellare il passato, ma celebrare la resilienza che li aveva portati fin lì. Sofia non fu invitata. Per allora si era trasferita in un'altra città, ritirandosi nell'anonimato. L'ultima volta che Ethan sentì parlare di lei fu attraverso conoscenti comuni. Lavorava in un lavoro mal pagato e si isolava. La vita di Ethan, invece, era piena di luce e risate. Una notte di luna piena, mentre lui e Lily camminavano mano nella mano lungo una spiaggia solitaria, Ethan rifletté su quanto fosse arrivato lontano. «Pensavo di non recuperare mai», le disse, «ma ora mi rendo conto che Sofia non mi definiva. Il suo tradimento non fu la fine della mia storia, ma solo l'inizio di qualcosa di meglio». Lily sorrise, i suoi occhi brillanti d'amore. «Te lo meriti, Ethan. Meriti felicità». E per la prima volta in anni, Ethan sapeva che aveva ragione. Se questa storia ti ha colpito, fammelo sapere nei commenti. Hai mai vissuto una situazione simile? Condividi la tua esperienza e non dimenticare di mettere like e iscriverti al canale per altre storie emozionanti come questa. La tua partecipazione è fondamentale per noi.